Today is the day. D stands for democracy. Today, the Italian Parliament is voting about a peculiar issue. When Mr. Berlusconi called Milano's police to intercede for the release of an underage prostitute, Ruby, was he acting as a private citizen who wants to hide a committed crime? Also, the client in Italy is punished in the case of child prostitution. Or, as Berlusconi's party says he was just attending his role of Prime Minister, preserving from the jail Mr. Mubarak's nephew. I know it sounds ridiculous, but the majority of the Italian Parliament will probably say that he was acting in his role of Prime Minister. So, he has to be tried by the Court of Ministers, not by the ordinary court. Everybody in Italy knows that the underage prostitute has left police station was entrusted to a South American prostitute. A prime minister who is preserving from jail the nephew of a premier of a foreign country, shouldn't he contact immediately the embassy of that country? He didn't. So the point is, they'll vote a lie, knowing that it is a lie. Scusa, ma perché il tuo amico che non vuole andare in telecamera c'ha il tricolore al braccio? Perché è un italiano. È un italiano. E beh, che vuol dire oggi essere italiani? Essere coerenti con se stessi, essere, non dico patrioti perché non c'entra niente con il patriottismo, vivere in questo posto oggi bisogna avere coraggio. Perché? Perché abbiamo, posso dire parolacce? La voglia. Dei testa di cazzo, tipo Berlusconi e i suoi accordi, ci stanno affossando in tutte le maniere e mentano sapendo pure di dire le bugie e non gliene frega niente, pur di mantenersi bel saldo e loro pure nella bella poltrona. Noi rischiamo che il Parlamento, cioè una maggioranza del Parlamento italiano, voti sapendo di votare una menzogna. Sì, però d'altra parte una maggioranza fatta di gente che si fa comprare, che maggioranza è? Non è assolutamente una maggioranza eletta dal popolo. Meno male che Silvio c'è, e la mafia canta con te, meno male che Silvio c'è. Paola, ci vai alle 6 al Pantheon? Ci passo di strada, vengo alle 20 a Piazza Santi Apostoli. Ma tu oggi con chi sei? Col Popolo Viola? Col Partito Democratico? Con Di Pietro? Con chi sei? Con la CGIL sempre. Con la CGIL. Ah, sei salvata in corda. Almeno una è sicura. Ma perché fanno le manifestazioni divise secondo te? Cioè perché no una sola per tutti? Ma in questi giorni il sit-in è stato unitario, siamo stati sempre qui insieme. Poi alle 20 comunque l'iniziativa ha ricevuto adesioni da più parti e anche il Partito Democratico insieme ad altri partiti aderisce. Va bene. Quindi penso che andremo avanti insieme nei prossimi giorni e ci opporremo insieme. Il clou della faccenda è che devono votare, stanno votando adesso, hanno già votato? No, la votazione vera e propria incomincia domani mattina. Però hanno votato l'incompatibilità del tribunale, la competenza del tribunale. Quindi quando Berlusconi ha fatto scarcerare la prostituta minorenne, lui lo faceva in qualità di primo ministro. No, è di nipote di Mubarak. Sono convinta che è convinto che quella era la nipote di Mubarak e allora non può essere data a tribunali di Milano. E senti, ma no, però i parlamentari che hanno votato sta cosa lo sapevano che no, che c'è la lotta con i giudici, com'è la faccenda? Loro hanno creduto
al fatto che Berlusconi in quel momento credeva che quella era la nipote di Mubarak. Era delle Ma hanno funzioni... mentito sapendo di mentire. Certo. Certo. Ma sti giudici ce l'hanno con Berlusconi? Assolutamente no. No. Sono per la giustizia. Com'è? No. Sono per il rispetto delle regole e la giustizia. Polemico, ma con spirito unitario, perché siamo tutti insieme, non si azzardi nessuno a rompere questa armonia, questa unità che c'è, solo qualcuno potrebbe rompere questa armonia, questa unità, e sono gli stessi parlamentari e gli stessi partiti, se non dovessero dare ascolto alla piazza, a quel punto l'unità non ci sarebbe più. Per cosa si dimostra oggi? Come? Per cosa si dimostra oggi? Oggi siamo qui per difendere, per i soliti motivi, insomma, per cui siamo sempre in piazza, per cercare di in qualche modo di difendere la democrazia, la Costituzione che è continuamente minacciata da questo governo. Insomma, ormai la strada della classe politica e del paese reale si è veramente divisa in maniera lacerante, insanabile. Io credo che questo livello di mancanza di comunicazione fra le due parti si sia raramente raggiunto. Credo che sia veramente difficile da sanare, soprattutto per i giovani, no? Che non hanno alle spalle un trascorso come molte persone magari un po' più grandi di noi che hanno fatto esperienza nei partiti eccetera. Per noi c'è una forte separazione. Per voi giovani i partiti come suonano? C'è molta diffidenza perché sono tutti accomunati, no? Dalla protezione in qualche modo di una casta, di privilegi, di interessi personali. C'è differenza tra destra e sinistra? È questo il problema, cioè nel senso io non colgo la percezione di una differenza ideologica o anche nel rapportarsi al paese reale che in realtà dovrebbe esserci, non c'è ascolto, non c'è attenzione, c'è una chiusura e una separazione, quindi si tende ad accomunare poi tutti perché ma come ci liberiamo di Berlusconi se non c'è? Perché poi sono le elezioni che portano. Inevitabilmente è il voto l'arma in un paese democratico, per quanto una democrazia anomala in effetti, però comunque l'arma che abbiamo è il voto, sempre, è l'unico strumento. E il rapporto con i partiti io credo dell'opposizione deve riprendere assolutamente, nel senso il rapporto fra i giovani e i partiti. Ecco, per esempio, lei oggi avrebbe già un'intenzione, non voglio sapere quale, ma avrebbe già un'intenzione di voto chiara? Purtroppo no, in realtà. Purtroppo no. Le è molto chiaro che deve stare qui a protestare, ma sì, non ha un referente politico. Esatto, sì, non credo che in questo momento sia facile individuare in qualche modo qualcuno che protegga e ascolti le esigenze dei cittadini. Ma adesso alle 6 ci viene il Pantheon? Sì, ci vengo assolutamente. Assolutamente. Vabbè, sì. io spero che si vota presto, si faccia un'idea, mi raccomando. No, diciamo che l'idea ce l'ho, però non so, non sono pienamente soddisfatta di quello che voto. Neanch'io sono soddisfatto, però delle volte il meglio è nemico del bene.
Montecitorio offre un straordinario sguardo, banchi della maggioranza, banchi del governo strapieni come nelle occasioni più solenni, quando si elegge un Presidente della Repubblica, quando viene un Papa a fare un discorso, tutti là. Ecco, e uno dice: ma che cosa si discute in un giorno così importante, in una presenza così solenne? E oggi hanno fatto la prima votazione, 314, un acquisto qui e là l'hanno fatto, perché ogni giorno al suo shopping, 314, e hanno fatto passare questo famoso conflitto di attribuzione, parola complicata, parola difficile, parola fatta apposta per non farsi capire. Sostanzialmente loro dicono, senza averne titolo, perché non è il Parlamento che decide su questa cosa, senza averne titolo, perché la Corte Costituzionale ha stabilito che non è il Parlamento a decidere questa cosa, è il sistema giudiziario fino alla Cassazione che decide questa cosa. Hanno fatto dire al Parlamento che non tocca ai giudici di Milano, ma tocca al Tribunale dei Ministri. Dice: ma che differenza fa? Piccolo particolare, che se la Cassazione decidesse mai che tocca effettivamente al Tribunale dei Ministri, si potrebbe chiedere al Parlamento di impedire il procedimento, perché ci vuole, diciamo, l'autorizzazione parlamentare, che naturalmente negherebbero. E quindi loro, il giorno prima dell'inizio del processo, Ruby, si mettono in questa condizione: il Parlamento a sostegno degli avvocati di Berlusconi. Questo è una specie di collegio allargato a disposizione degli avvocati di Berlusconi perché possono sviluppare i loro argomenti. E quali sono questi argomenti? Cosa c'è sotto a questa parolone? Che se va al Tribunale dei Ministri vuol dire che lui ha fatto quel che ha fatto in virtù del suo compito istituzionale. E qual era il suo benedetto compito istituzionale? Era evitare un incidente diplomatico. E perché succedeva l'incidente diplomatico? Perché Ruby era la nipote di Mubarak. E quindi se noi saltiamo tutti i passaggi, quella maggioranza sta decidendo che Ruby è la nipote di Mubarak. Questo sta decidendo e ci mette davanti al mondo in una condizione di umiliazione, di diminuzione, diciamolo pure, di vergogna. Perché solo i disonesti non arrossiscono davanti a delle cose così. Gli onesti arrossiscono anche se non c'entra niente, perché quest'Italia ci sta a cuore, noi vogliamo bene a questo Paese, non possono ridurre il volto di questo Paese così. Stiamo sempre assieme, diamoci una mano in Parlamento e sulle piazze. Grazie a tutti. Hanno raccolto 10 milioni.
Scusi, lei ha una tigre in casa? Come dice? Lei ha una tigre in casa? Ce l'abbiamo tutti la tigre in casa, almeno in Italia ce l'abbiamo. Ma non è tanto grande, è piccolina, vero? È piccolina però è molto ingombrante. Molto ingombrante. Molto ingombrante. Ed è una vera tigre. Non è un sorcio, come si dice a Roma, come dicono tanti, è una vera tigre e spesso non riesce neanche a nasconderlo, lo somatizza e la cattiveria gli esce fuori. Quindi la nostra funzione è proprio questa, non avere divisioni, andare tutti uniti perché soltanto con l'unità si sconfigge. Le è piaciuto il discorso di Bersani? Il discorso di Bersani dice sempre i problemi e non dice le soluzioni, alla fine poi ha detto quello che serve l'unità, questo è giusto e mi è piaciuto. Però un po' mi è sembrata come la barzelletta di Totò dove prendeva gli schiaffi e diceva fra sé e sé chissà sto stupido dove vuole arrivare, chissà quello stupido dove vuole arrivare, a noi però non ci interessa, noi non vorremmo prenderli più gli schiaffi, quindi vorremmo fare qualcosa di concreto. Va bene, allora io le auguro di liberare la casa dal maligno felino. Grazie. Grazie a lei. Ma quanto protesti? Dalla mattina alla sera. Resistiamo. Le donne resistono. Le donne Sono gli uomini che... Sono mosci. Grazie. Buonasera. Ma ve lo sareste mai immaginato di manifestare insieme alla sinistra? Assolutamente sì, perché noi siamo oltre, non esiste destra, sinistra, non esistono queste cose. Le vostre ragioni di oggi? Le nostre ragioni di oggi, la legalità stamattina, la democrazia stasera, questi sono valori che comunque condividiamo. Lei non ci crede che il nostro primo ministro pensasse in buona fede che Ruby era la nipote di Mubarak? Ho la sensazione che lui fosse il fratello di Mubarak, forse per questo l'ha detto. Ecco. Ma è vero che voi comunisti ce l'avete con Berlusconi? No, vabbè, No. è simpatico, è tanto bravo, tanto È divertente, ci tiene a lei. A noi più che con Berlusconi ci abbiamo con chi ha messo su Berlusconi, con questa classe reazionaria che l'ha messo su, io non credo proprio, io personalmente, che sia Berlusconi, è proprio tutti questi reazionari che si sono accordati, P2, la destra, tutti quanti hanno messo su Berlusconi che ci sa fare. Però è rimasto sorpreso dal fatto che ci fossero anche bandiere di Fini. Ma infatti li ho salutati, sono passato e ho detto scusate compagni, loro prego, vabbè, è che Però, più siamo meglio è. più siamo meglio è, cioè meglio che ci sia anche una destra democratica magari, no? Sì, fino a che se si sentono democratici. Ma mi dica, ci sono molti magistrati iscritti al vostro partito? Io non ho visto nessuno, anzi se qualcuno si vuole iscrivere Lei abbiamo un nessuno. commercialista e un avvocato. Se vuole venire pure un magistrato, no. No, magistrati niente. No. Ok, grazie. Ci vediamo. Arrivederci. Stasera sono qui come tutti questi santi giorni praticamente che siamo arrivati al punto che si sta portando avanti questo paese soltanto per una persona, nel senso che non si parla più di disoccupazione, non si parla più di lavoro, non si parla più, si parla soltanto del nostro amato, come dicono tanti, Berlusconi, nel senso che il paese si è fermato. Ma lei che impressione ha fatto che il Parlamento in maggioranza
mentisse sapendo di mentire, insomma, come è successo nel caso Ruby. Vabbè, purtroppo non è un problema di mentire più o meno, ma il problema è che come abbiamo visto e come stiamo vedendo, purtroppo è un problema di soldi, con i soldi si compra tutto in questo paese. Anche i parlamentari. Anche i parlamentari, purtroppo. Laddove l'uguaglianza è negata, pariscono democrazia e libertà. E questo è quello che stanno tentando di fare a noi e a questo Paese. Non c'è che risposta. La mobilitazione permanente, laddove un solo uomo è 1 milione di volte più uguale degli altri cittadini, non abbiamo altra risposta. Non siamo noi a volere continuamente scendere in piazza, siamo costretti a farlo e lo facciamo volentieri, perché lo facciamo per tutto il Paese, anche per quelli che la pensano in maniera totalmente diversa da noi. Non se ne rendono conto, ma lo stiamo facendo anche per loro. Se noi ci fossimo mobilitati permanentemente quando fu fatta passare la sciagurata legge Mammì, noi non avremmo avuto questa devastazione di un ventennio di irrisione dello statuto più alto di una società civile. Non ci stanchiamo mai, non cediamo, è quello su cui contano, non si illudano, non importa quanto durerà, ma noi sappiamo che ci sono anche le altre generazioni per cui dobbiamo lavorare. Noi dobbiamo ripristinare l'alleanza fra generazioni e quelli della mia età devono sentire questa responsabilità. Stanno distruggendo il futuro per forza, perché uno che cerca di impacciamarsi pensa di vivere in un presente. Un uomo che non capisce che finirà la sua vita prima o poi